Fibromialgia. Allora, a me ha dato proprio come, lei ha avuto un periodo, chiamiamolo di exploit in un certo senso, no? Perché si era espressa moltissimo attraverso questa sua attività lavorativa. È vero, tanta fatica, tanta stress, però per certi aspetti di massima realizzazione. Mm? Mhm, E qua vedo proprio che l'intento delle abduction, delle entità che c'erano prima, erano proprio quella di smorzarla, ok? mhm. E mh, attraverso questo impianto che è stato innestato nelle gambe, come se fossero riusciti ad intervenire dapprima a livello proprio un po' di circolazione, ok? E poi a livello più profondo, muscolare e nervoso, La avendo fibro- appunto l'obiettivo di scaricarla la e di fibromialgia, stancarla ad oltranza. certo, ha più o meno sempre questa causa esoterica, o varia di volta in volta. No, penso che possa variare perché adesso mentre me l'hai chiesto, tipo è comparsa una donna che ehm, trova tipo ingiusto magari il suo carico lavorativo a casa, ok? E si fa venire, che poi alla fine creiamo tutto noi, ok? Si crea questa fibromialgia come forma di protesta. Mm. Un'altra causa, diciamo, esoterica comune della fibromialgia, quale potrebbe essere? Eh, Questo qua me le fa vedere in donne abbastanza mature, queste due, no? Qua adesso però invece mi prendo un soggetto giovane, tipo, che mi fa vedere che i genitori stanno decidendo la vita Mm. per questa ragazza. Adesso mi fa vedere una ragazza, no? Ecco. E quindi è come se lei ritenesse di non avere neanche più bisogno, no? Della propria muscolatura, della propria forza, perché tanto lei è come se fosse una cosa passiva, manovrata da altri. La sua stanchezza cronica è dovuta a questo, esotericamente ehm, parlando, ovviamente. Esotericamente parlando e di non aver... Come si posso dire? Il serpente che l'ha convinta che questa qui era una delle sue sfide. Cioè, è un po' strano, perché poi è come se uno si affezionasse in maniera perversa alle proprie malattie. Cioè, da un lato si dice, no, ma io non voglio stare così male, non voglio essere sempre così stanca, eccetera. Però in realtà c'è ti posso spiegare, no? Un'insinuazione di questa entità nell'aspetto proprio più logorante, ok? Più autosabotante. Mm. Per cui lei è come se la considerasse una parte di sé, un'amica nemica da cui non riesce a separarsi. C'è un'alleanza perversa. Perché? Poverina? In modo da Perché? suscitare un poverina negli altri? Dunque, vediamo Autocommiserazione? perché. Allora, mi dice che questo serve in parte per mantenere a distanza gli uomini. E lì bisognerebbe capire come mai lei li vuole tenere così a distanza, non avendo energie sufficienti da impiegare, per esempio, per un rapporto sia sentimentale che fisico proprio. Ok? E poi vedo, mh, sempre parlando del maschile, come una specie di, chiamiamola chiamata, ok? Del padre a, ecco, allora, partiamo da un presupposto. Lei è una persona molto intelligente e che ha fatto tanti studi, però lei è un po' sotto ricatto del patto familiare della terza dimensione. Quindi è come se ci fosse stata una chiamata a livello sottile da parte del padre ad occuparsi della famiglia. E quindi come se
anche la presenza maschile paterna abbia contribuito a questo suo indebolimento, come se lei avesse fatto una scelta. Ora non posso più occuparmi di me stessa, della mia vita, mi devo occupare di chi mi ha messo al mondo, che poi anche quella è una bugia della Matrix, ok? Però che prende tutti quanti come bugia. Ehm, quindi è come se avesse rinunciato a se stessa, alla propria energia, alla propria forza.